Non vedevo l'ora di parlarvi in questo video della nuova Fiat Panda che uscirà nel 2024. Con la nuova piattaforma, che ha dichiarato anche il gruppo Stellantis, utilizzeranno 7 dei suoi modelli. Ma non solo, andremo a fare un paragone con la Citroen C3 e in più a fine video andremo a vedere qual è il futuro delle city car e delle utilitarie in generale. L'Italia potrà avere un ruolo chiave in questo settore oppure dovrà soccombere alle rivali cinesi? Mi raccomando, guardate il video fino alla fine, perché a fine video emergeranno tante verità che molto spesso non si dicono nel settore dell'automotive e soprattutto nel settore dell'utilitario italiano. Prima di continuare, se vi piacciono questi video a tema automotive, non scordatevi di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche se vi piacciono i video qui sul canale. Ogni giorno escono nuovi contenuti a tema Formula 1, automotive, su macchine del passato e del futuro. Vi ringrazio di tutti i commenti di supporto, mi raccomando scrivetemi qui sotto di quali altri auto volete che parli sul canale, da utilitarie, SUV, auto sportive. Vi leggo a tutti quanti nei commenti. E ora iniziamo subito. Io sono Rastro, mi trovate come Rastro Drives su Instagram e oggi andiamo a parlare di auto utilitarie, nello specifico della nuova Fiat Panda, della nuova Citroen C3 e del mercato delle city car. Prima di andare a vedere nello specifico come sarà la Fiat Panda, facciamo un piccolo passo indietro e andiamo a vedere come sarà la Citroen C3. Per l'utilitaria francese ci sarà una rivoluzione completa. Cambia le sue forme, diventa un piccolo crossover che ormai va di moda in Europa e anche in Italia. Ci sarà la versione elettrica, ibrida e benzina e i prezzi non sono male, perché la versione elettrica parte da 23.900 euro, che poi andrà a diminuire nel 2025 con un prezzo di 19.990 euro per la versione con meno autonomia. E finalmente abbiamo una dotazione degli accessori al passo coi tempi. Di serie c'è la frenata automatica e l'avviso del cambio di corsia. La lunghezza rimane uguale a quella della Citroen C3 precedente, ovvero di 401 cm, 4 metri circa. C'è anche una maggiore luce al suolo di 16 cm per la versione elettrica e 19 per quella benzina, al confronto di 13 cm della versione precedente. Ma la cosa che colpisce di più di questa nuova Citroen C3 è sicuramente il look. Come abbiamo detto, sembra un crossover sia nei fari anteriori che nei fari posteriori, ma anche nella scocca in generale. Anche le sospensioni sono riviste con l'Advanced Comfort, che permette di avere una riduzione della percezione delle buche e degli avvallamenti che ci sono per strada, perché questa nuova Citroen ha degli ammortizzatori che hanno un fine corsa idraulico anziché i tamponi in gomma classici. E ci saranno tre versioni questa Citroen C3. Ci sarà la Citroen EC3, quella elettrica da 113 cavalli e una batteria da 44 kWh, e a 100 kW si può ricaricare dal 20 all'80% in 30 minuti. In corrente alternata l'auto accetta fino a 11 kW e con la massima autonomia l'auto può fare circa 320 km dichiarati. Poi vedremo quanti saranno effettivamente. E nella versione termica abbiamo il classico 1.2 turbo benzina oppure il mild hybrid, entrambi con 101 cavalli. Ma la novità molto interessante di questa Citroen C3 è l'app e-Routes, che per la versione elettrica permette di pianificare le soste così da non rimanere mai a piedi. È molto comodo per pianificare i propri viaggi, così da sapere subito dove devi fermarti, per quanto tempo e quanta batteria ti rimane all'arrivo. Ovviamente si possono selezionare le colonnine dove si vuole ricaricare la macchina, quali sono le colonnine più potenti, quali meno. Insomma, c'è tutta la personalizzazione dell'itinerario e ovviamente si può vedere se la colonnina è occupata in quel momento. All'interno della Citroen C3 c'è uno schermo a 10 pollici, i sedili all'interno sono molto comodi e c'è un bagagliaio da 310 litri, che ha aumentato di 10 litri rispetto alla versione precedente. E il gruppo Stellantis ha dichiarato che la nuova Fiat Panda che uscirà nel 2024 sia basata sulla piattaforma di questa C3. Questo per risparmiare i costi e per andare in competizione con il mercato cinese e con i brand cinesi che stanno facendo tanta competizione a diversi brand europei. Questo anche per tenere bassi i costi. 7 di queste vetture, tra cui la Panda e la C3, avranno quindi questa piattaforma da smart car, che nasce per i veicoli elettrici ma si adatta anche ai veicoli a combustione. Anche la nuova Opel che uscirà in futuro si baserà su questa piattaforma per avere il prezzo della propria macchina elettrica sui 25.000 euro. Al momento tutte le smart car vengono prodotte in Slovacchia, nello stabilimento di Trnava, anche se in futuro, se le produzioni saranno maggiori, si allargheranno anche le produzioni in Europa e in Marocco. Questo è quello che ha detto Turte, che è il responsabile delle smart car all'interno del gruppo Stellantis. Quello che vedete in questo momento è un prototipo di come potrebbe essere la nuova Fiat Panda, con la nuova Panda che avrà le dimensioni e anche l'estetica
della 120. Ma ora arriviamo alla parte migliore del video. Dobbiamo vedere dall'alto il mercato delle auto utilitarie, quali sono le possibili minacce del gruppo Stellantis e delle case europee e come si evolverà nel futuro. Ma prima ditemi se voi acquistereste la nuova Fiat Panda o la Citroen C3. Sono curioso di leggervi nei commenti. Non dimenticatevi di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche se vi piacciono questi video a tema automotive. Con le notifiche non vi perdete nessun contenuto che esce qui sul canale. Vi ringrazio del supporto, ma ora torniamo a noi. L'accelerazione del passaggio da motore termico a motore elettrico ha cambiato i protagonisti nel settore dell'automotive nel mondo. Mi spiego meglio: se prima era fondamentale avere una parte meccanica buona nell'automobile, e se vogliamo i pionieri in questo eravamo anche noi europei, ad oggi la parte che conta di più nell'automobile è la batteria per le auto elettriche, che è ancora uno dei componenti più costosi nella macchina. E questo va a impattare non tanto nei SUV o nelle auto sportive o anche nelle auto di lusso, ma più nelle utilitarie, che è il settore di riferimento anche per questo video. Infatti le auto utilitarie sono quelle più difficili da produrre se hai alte spese. Per esempio, se il costo della batteria da produrre è alto, la tua utilitaria costerà troppo e rischi di andare fuori dal range di prezzo ideale. E questo è un grosso problema soprattutto per le case europee e per esempio anche per il gruppo Stellantis, che sta cercando nel tempo di ottimizzare i prezzi, ma c'è un paese al mondo che riesce a tenere i prezzi molto più bassi rispetto a tutti gli altri, e questo paese ovviamente è la Cina. Non solo come produzione ma anche come vendita. Infatti nel primo semestre del 2023 in Europa c'erano 18 auto elettriche del segmento A e B in vendita, mentre in Cina c'erano addirittura 34 auto elettriche diverse, quasi il doppio, mentre in America solamente 2, la Chevrolet Bolt EV e la Mini elettrica. E quindi il futuro delle auto elettriche utilitarie è in mano alla Cina, ormai da tempo, ma oggi ancora di più. Chi riuscirà a fare la differenza in Europa è chi riesce a abbassare maggiormente il prezzo delle batterie. In questo modo si riescono a abbassare notevolmente anche i prezzi delle macchine. Oltre quindi ai prezzi elevati di produzione in Europa, ai costi di gestione e al prezzo delle batterie troppo alto, c'è anche da aggiungere che in Europa non c'è un mercato elevato. La maggior parte della vendita delle auto elettriche utilitarie è in India, in Asia, ma non tanto in Europa e neanche in America. Pensate che un'utilitaria cinese costa in media il 58% in meno rispetto a un'auto utilitaria non cinese. L'unica cosa che può salvare le auto utilitarie europee sono le normative di ogni stato, che possono salvare con degli incentivi ad hoc il mercato delle utilitarie europee, dando maggior spazio alle case automobilistiche interne, andando ad agevolare con degli incentivi appunto questi modelli. Sicuramente però il futuro delle utilitarie in Europa per le case interne, per il gruppo Stellantis e altre case europee, non è florido ad oggi. Vedremo se cambierà in futuro. Lo si vede anche con il prezzo per esempio della 500 elettrica, che ha un prezzo addirittura sopra i 30.000 euro, quando ormai tutte le utilitarie elettriche si aggirano sopra i 20.000. Siamo su prezzi folli, addirittura 10.000 euro in più. Sono giustificati dai costi, ma all'acquirente non gli interessa questa cosa. Gli interessa comprare la macchina che costa meno e che funzioni meglio. Fatemi sapere nei commenti come vedete il futuro delle auto utilitarie in Europa e specialmente in Italia. Ditemi se acquistereste la nuova Fiat Panda e ditemi cosa ne pensate anche della nuova Citroen C3, che avrà la piattaforma su cui si basa la nuova Fiat Panda. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Come sempre, like e iscrizione se vi piacciono i video sul canale, attivate le notifiche per non perdervi nessun contenuto. A voi non costa nulla, ma per me fa una grandissima differenza. Qui da Astro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.